In questo video proverò a riprodurre il più fedelmente possibile il poster della saga di uno dei maghi più famosi del mondo. Harry Potter. Sigla! Ciao a tutti ragazzi, sono Diana Antasia, una digital artist e graphic designer. Oggi ho deciso di dar voce alla parte più creativa di me, alla quale ho deciso di dare un nome, ovvero di Artasia. Tra l'altro, se non mi segui ancora su Instagram, inizia subito! Un'importantissima cosa da dire prima di cominciare questo video è che le immagini dei personaggi di Harry Potter le ho prese online e quindi non avranno una qualità molto alta, però ho fatto del mio meglio per ottenere un effetto il più simile possibile all'originale. Allora ragazzi, eccoci qui. Come prima cosa mi sono procurata un cielo super nuvoloso e l'ho colorato attraverso il bilanciamento colore di un azzurro scuro, ricreando la parte in alto centrale molto più cupa, attraverso lo strumento curve. Dopodiché ho preso uno sfondo roccioso e l'ho inserito giocando con la trasparenza. Non l'ho fatto troppo preciso perché tanto la maggior parte di questo sfondo verrà poi coperto dai personaggi. Dopodiché appunto ho sistemato il colore attraverso lo strumento tonalità, curve e bilanciamento colore. E poi ho cominciato a scontornare le varie immagini prese online appunto dei personaggi, quindi appunto c'è Harry Potter, Hermione, Ron e poi gli altri personaggi tra cui Luna, Ginny e Cho. La selezione dei personaggi l'ho fatta con lo strumento di selezione rapida perché non mi serviva una selezione molto precisa inizialmente, poiché la cosa più importante era il posizionamento dei personaggi. Infatti, come vedrete, prima di trovare il miglior posizionamento farò un sacco di prove fino alla fine sostanzialmente. Ovviamente, finito il primo posizionamento, inizio a lavorare su un personaggio alla volta. Quindi nascondo tutti i livelli e inizio con Harry. Lo scontorno ovviamente lo faccio sempre aiutandomi un sacco con le maschere di livello. Gli ho ricreato qualche ciuffo di capelli per non sembrare palesemente appiccicato sopra e poi ho estrapolato dall'originale un pezzo di gamba che ho adeguatamente riadattato alla mia immagine. Dopodiché mi sono messa a giocare con le luci, che sono davvero molto importanti per dare tridimensionalità all'immagine, come dicevo appunto anche nel video di SpongeBob, che se non siete andati a vedere andate subito, vi lascio il link qui sopra. E voilà! Passiamo a Ron Weasley. Stesso procedimento, l'ho pulito, diciamo così, anche se suona molto brutto, ed ho iniziato a lavorare sui capelli, poiché nell'immagine che ho preso online, essendo già scontornato, sembrava avesse i capelli di plastica. Mi sono resa conto che l'immagine era davvero talmente tanto brutta a livello di qualità che per forza di cose le ho dovuto cambiare la faccia. E ovviamente la faccia l'ho presa dal poster originale, anche quello non era in grandissima qualità, però poteva andare bene, diciamo così. Tanto Ron per Ron, Ron Ron. Ed eccoci qui finalmente arrivati ad Hermione, che è il mio personaggio preferito in assoluto. Come avrete notato, ad Hermione mancano le gambe. Sì, perché nell'immagine online era letteralmente monca. Quindi ho ricercato un'altra immagine online a figura intera, gli ho tolto la parte superiore e ho utilizzato appunto soltanto la parte inferiore. Per colmare quel vuoto ho pulito anche lei ed ho ricostruito il capello avendolo anche lei poco fluente. I capelli li ho creati esclusivamente con lo strumento pennello. Dopodiché ombre e luci a tutto andare anche su di lei. Fatto questo, ho abbassato poco poco la saturazione e ho continuato con i personaggi. Ora è il turno di Ginny. Con i personaggi più lontani la cura dei dettagli, tipo ombre, capelli e tutto il resto, c'è stata ugualmente, però chiaramente sono risultati più veloci da sistemare. Dopo ciò ho creato una nebbia leggera per creare l'ambiente teso e misterioso del magico mondo di Potter. Ora siamo arrivati alla parte della prima rifinitura, quindi ho sistemato qua e là ombre e luci e ho finito di sistemare il cielo. Ed eccoci arrivati alla rifinitura della rifinitura. Vi ho dato semplicemente un leggero tocco di chiarezza e come ultima cosa sono passata alle scritte, che ahimè è stata la parte leggermente più difficile. Infatti i titoli di produzione, ve lo dico, mantenete il segreto, non sono di Harry Potter. Ma questo non è importante poiché sono lì esclusivamente per fare scena. Ed ecco il lavoro finale. Ta-da!
Il video è terminato ragazzi, spero vi sia piaciuto questo contenuto. Prima di salutarvi vi ricordo di iscrivervi qualora foste interessati ad un servizio di grafica alla mail che vi lascio in descrizione assieme alla lista dei prodotti che utilizzo per le mie grafiche e per i miei video. Inoltre ti invito a visitare la mia pagina di Displayit, nella quale troverai i miei poster metallizzati, moderni, facili e veloci da ordinare per la vostra casetta. Come ultima cosa, una fetta di culo? Sì, dicevamo. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like e attivare la campanella per essere sempre aggiornati con le notifiche. Spero di ritrovarvi al prossimo video. Mua!